Ciao a tutti e benvenuti nel mio primo Q&A! Andrea mi chiede, questo me lo chiedo anch'io, come fanno i piloti della MotoGP a domare moto da 250 cavalli per 45 minuti uscendone freschi? Non lo so, ti giuro, mi sto allenando in palestra, mi esplode il cuore, non ho più fiato, ti giuro, non lo so. Tu pensa che quando ho fatto il video con Canepa mi ha raccontato quello che fa lui nelle gare. Lui fa le gare di endurance, praticamente sono gare di 24 ore che si dividono tra 3 piloti. Lui fa 1 ora di guida, 2 ore di pausa, 1 ora di guida, 2 ore di pausa per 8 volte. Cioè un pilota di MotoGP fa una gara da 45 minuti, un pilota di endurance fa come fare 8 gare da 1 ora. E io a Niccolò gli ho chiesto, ma Niccolò scusa, ma te, cioè comunque in quell'ora lì vai tranquillo, vai piano? Mi fa no, cioè, vado al limite, cioè mi faccio un'ora intera così, capito? Non lo so, vi giuro non lo so. E farò a breve magari un video sull'allenamento in cui cerco di capire come fanno i piloti ad allenarsi e ad avere quelle prestazioni. Comunque ho capito questa cosa andando in moto, che più vai forte, cioè più diventi bravo e più diventa una cosa facile per te, fai poca fatica. Quindi magari un amatore che gira in 2 minuti fa più fatica di uno che gira in 1,55, pilota esperto. Simone mi chiede, se un team mi offrisse un contratto per gareggiare, lascerei race booking e mi dedicherei a quello o rifiuterei? Non si porrebbe mai il problema perché le due cose vanno insieme, sono sinergiche, quindi correrei e terrei race booking, non ci sarebbe il motivo per chiuderla. Giorgio mi chiede qual era la mia moto preferita a 16 anni? Qualunque. Francesco mi chiede, quando sei in moto pensi che potresti cadere o vai forte senza pensarci? Prima di partire penso che potrei cadere, mentre vado non penso a niente. Diciamo che se so che non devo sdraiare la moto, mentre guido vado un po' più piano. Roberto mi chiede se posso fare un video guida per la scelta dell'abbigliamento tecnico? Sì, lo farò. Riccardo mi dice che ha sempre voluto fare il pilota, ma per disponibilità economiche la famiglia non può supportare il suo sogno e mi chiede se c'è un'alternativa meno costosa per andare in pista. Sì, comprati una pit bike mini GP ovale, mini moto, che sono divertentissime, beh, ragazzi, voi non avete l'idea. Ok, spendi 2-3 mila euro per comprarla, ma poi con 20 euro ti fai mezza giornata in pista e paghi 5 euro di benzina. Emanuele mi chiede qual è il tuo pilota preferito? Ferdinando mi chiede se posso recensire il mondo delle pit bike e mini GP, quando ne avrò l'occasione farò un video. Luca mi chiede se può venire a lavorare anche lui per race booking, noi cerchiamo cameraman e fotografi sempre tutto l'anno, quindi. Però ecco, non ditemi, guarda no, voglio imparare, ho una telecamerina, ho una macchinetta fotografica, no, cerchiamo professionisti, perché con race booking facciamo un lavoro altamente professionale, servono dei professionisti del settore. Nazareno mi chiede se ho mai fatto una follia, una cavolata in moto che mi è costata tanto. No, però dopo un paio di rischi che ho preso per strada, per colpa di buche, rotaie, binari del tram, ho venduto la moto, perché non c'ho voglia di ammazzarmi perché pago le tasse, ma c'è qualche stronzo che si incula i miei soldi e non va a riparare le buche che ci sono per strada e mi schianto, cioè no. Nicolas mi chiede se posso fare un video sul discorso di semimanubri, spingere, fare, disfare. Sì, lo farò a breve, quindi occhio perché arriverà. Loris mi chiede, vabbè, tra queste domande ci sono anche tanti complimenti, quindi non vi ho ringraziati uno per uno, però grazie a tutti dei complimenti. Ecco, Loris mi chiede se parteciperò a qualche campionato prima o poi, lo scoprirete. Giuseppe mi chiede se faccio un giro mentre mi alleno con la mini GP, sì, lo farò. Eros mi chiede qual è la mia curva preferita al Mugello. Non è una curva, è un insieme di curve. Casanova Savelli, Arrabbiata 1, Arrabbiata 2. Poesia. Mattia mi dice se il mio pene supera il mio naso vai a fare l'attore porno. Grazie. Matteo mi chiede pista preferita, in moto il Mugello, in auto Spa. Manuel mi chiede cosa sceglierei tra Panigale o Kawasaki 1000. Panigale. Alex mi chiede il più bel ricordo con la moto qual è stato? Ce n'è tanti, comunque l'esperienza in Qatar è stata una figata. Ivan mi chiede qual è la pista più accogliente ed emozionante del CIV? Direi il Mugello. Ok, Antonio mi chiede una cosa molto lunga, tecnica e complicata sui semimanubri, su come i piloti li usano quando guidano. Come dicevo prima a un altro ragazzo, farò un video brevissimo, quindi iscrivetevi al canale così non ve lo perdete. Gabriele mi chiede, hai mai avuto l'onore di incontrare Valentino Rossi o altri piloti della MotoGP? Sì, ho incontrato Rossi, Stoner, Lorenzo, Petrucci, Davis, poi non mi ricordo.
stata una bella esperienza, si sono rivelati tutti delle persone molto cordiali, molto disponibili e... thumbs up. Raffaele, cosa bisogna fare per cominciare a correre? Di solito a che età si inizia? Farò un tutorial che spiega tutto questo, comunque le età bisogna leggere i regolamenti per i vari campionati e cosa serve? Soldi, paghi e corri. Sì. Se paghi puoi arrivare anche in MotoGP, è incredibile. Insomma, ci serve qualche milione, però ci puoi arrivare. Ruben mi chiede se ho mai guidato una Kawasaki H2R. No, però mi piacerebbe. Alessio mi chiede, raccontaci com'è stata la tua prima esperienza su una moto. Non ci sono parole per descriverlo. Ma perché sto qui a cercare parole che non esistono per spiegare quello che significa andare in moto? Tutto ciò che di bello potete immaginare è quello. Tommaso mi chiede cosa ne pensi di usare il ciao al Mugello. Figa, non finisce più un giro. Lorenzo mi chiede cosa ne pensi della nuova Ducati Panigale V4. Atomica. Robin, qual è la cosa più folle che hai mai fatto in moto? A che velocità massima sei arrivata? Cosa folle? Nessuna in particolare. Velocità massima ho superato i 300 al Mugello. 303, 305, giù di lì. Luca mi chiede se ho mai fatto una gara. Non ancora. In moto, in auto sì. Andrea mi chiede cosa ne penso del mototurismo, Africa Twin, Harley Davidson. Non lo so, è un mondo che non conosco in prima persona, quindi non saprei dirti. Andrea mi chiede se c'è spazio per un ragazzo di 21 anni come lui per commentare le gare. C'è spazio per qualunque persona, per qualunque lavoro nel mondo. Basta tirarsi sulle maniche, attivarsi e trovare un modo per farlo. Niccolò mi chiede sarebbe bello se ci fosse un'associazione che organizza provini per gli aspiranti piloti. In realtà ci sono dei team che ogni tanto fanno dei provini e basta un po' informarsi sul web e qualcosa si trova. Riccardo mi chiede di salutarlo. Ciao Bomber. E mi ha scritto ciao Bomber, io rispondo ciao Bomber. Giulio mi chiede che lavoro fai? Questo. E poi lavoro per Race Booking, che è un'azienda che ho fondato nel 2013. Edoardo mi chiede se sono bravo a disegnare, se prenderò in considerazione di fare un Draw My Life. Faccio cagare, cioè ti giuro, se vedi i miei disegni ti sanguinano gli occhi. Sono un cane, sono veramente un cane. Comunque il video che farò quando arriviamo a 50.000 iscritti su YouTube, quindi iscrivetevi. Sarà un video in cui racconto la mia vita. Non so ancora se impostarlo come Draw My Life o meno. Boh, non so disegnare, raga, faccio cagare a disegnare. O chiamo qualcuno che disegna o non lo so. Francesco, sintetizzo. In un video ho detto che non si può paragonare il calcio al motociclismo, ma secondo lui il calcio può dare le stesse emozioni. È vero, in realtà qualunque cosa ti emoziona. Se è la tua passione ti emoziona. Dal cucito al motociclismo. Se hai la passione per qualcosa, quando fai quella cosa ti emozioni, quindi sì. È vero, sono d'accordo con te. Valerio, che tipo di moto preferisci? 1000. Claudio ha una Yamaha R125, che pista gli consiglio? Una pista piccola, parti da lì, perché così la sfrutti meglio e ti diverti di più. Anche perché se cadi a Franciacorta, Varano, Modena è un conto. Se cadi alle Biondetti, al Mugello, la moto la butti via. Lorenzo mi chiede quanti anni hai? 27. Aurelio mi dice i video sono favolosi, continua così, grazie. Allora, Vincenzo, è una domanda lunga. Comunque mi chiede tra la KTM 390, Ninja 400 e CBR 500R quale può definirsi una motoserie invece che una entry level. Non te lo so dire, nel senso che non ho mai guidato nessuna di queste, quindi ho guidato solo la Ninja 300, quindi non te lo so dire. Non sono la persona più adatta a rispondere a questa domanda. Bene, si conclude qui il mio primo Q&A. Se avete delle domande da fare, nella descrizione di questo video ho messo il link al post dove scrivere le vostre domande. Grazie per aver visto questo video e grazie per continuare a seguirmi. E grazie per tutto il supporto che mi avete dato e continuate a darmi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, mettete like alla pagina Facebook e seguitemi anche su Instagram. Non ve l'ho mai detto, ma ci sono anche su Instagram. Ciao ragazzi!